Amici carissimi, ben trovati a tutti. Nello scorso podcast abbiamo parlato dei Monti Tauni, questa volta parliamo di Lucera, la cosiddetta Piana di Puglia. Lucera, all'epoca, era realtà di grande rilievo nel periodo della Daunia romana. È ubicata in una fascia di transizione tra la pianura e i rilievi del subappennino Dauno e rappresentava così uno dei fulcri più importanti della capitanata di un tempo. Era un punto strategico dei Monti Tauni, colonia dei Saraceni della Sicilia, e divenne all'epoca una sorta di laboratorio urbano, in cui la componente islamica ebbe un gran peso nella compagine e nella modellazione dell'impianto abitativo. Lucera è sempre stato il fulcro di tutta la capitanata. Ma cosa c'è da visitare a Lucera? In primis diciamo che è molto piacevole iniziare semplicemente ad immergersi nel centro storico per una dolce passeggiata. Quando ci si immerge nel centro storico si nota subito la caratteristica saracina, attraverso i palazzi nobiliari, attraverso le caratteristiche proprio delle strade, dei particolari che ci sono all'interno delle strade e delle stradine del centro storico. Passeggiando nel centro storico è possibile ammirare il Teatro Garibaldi, che è considerato un piccolo Petruzzelli, dove oggi è oggetto anche di eventi culturali e spettacoli. Poi ci sono il santuario di San Francesco, con le sue varie chiese, e la chiesa di San Domenico, Sant'Antonio Abate, Santa Maria del Carmine, fino ad arrivare alla cattedrale, che è il cuore pulsante della città, dove si affaccia a Piazza Duomo. Piazza Duomo è sempre stato oggetto di molte riprese cinematografiche, grazie alla sua vistosissima basilica cattedrale che fu costruita da Carlo II d'Angiò dopo la vittoria sulla colonna saracena, e nelle vicinanze la famosissima stradina denominata la strada di Ciacenella, che è la strada più stretta d'Europa ancora tutt'oggi dichiarata. Sempre nei pressi della cattedrale, esattamente andando verso le spalle, troviamo via dei Nicastri, dove è possibile ammirare il magnifico museo civico Fiorelli, dove al suo interno sono custoditi preziosi reperti dell'età pre-romana fino ai giorni nostri. Se invece andiamo a salire verso la parte del centro in direzione Villa Comunale, troviamo la fortezza Svevangioina, situata sul colle più alto di Lucera, che racchiude tutte le tracce che risalgono al Neolitico. Molto affascinanti sono le cinte murarie, che hanno una lunghezza molto estesa, di ben 900 metri, volute dagli Angioini per la sconfitta degli Svevi a difesa della città. All'interno sono presenti anche dei ruderi del Palatium di Federico II e anche tracce delle vecchie abitazioni. Mentre se andiamo verso la parte est della città di Lucera troviamo l'anfiteatro romano Augusteo, che è stato costruito nel I secolo a.C. da Marco Vecilio Campo in onore di Ottaviano Augusto. È il più grande anfiteatro del meridione e posso dirvi che ancora ad oggi è tenuto in ottimo stato di conservazione ed è utilizzato anche per opere e spettacoli musicali. Il particolare della città di Lucera: se per caso passeggiando per il centro storico ogni tanto alzate gli occhi e trovate una bamboletta, quella bamboletta si chiama la quarantana. Non spaventatevi. Che cos'è la quarantana? La quarantana è una pupa di pezza nera che viene vestita a lutto e che ricorda i 40 giorni di tempo della Quaresima, il periodo compreso fra il mercoledì delle ceneri e la domenica di Pasqua. La si trova sospesa ad una corda o ad un filo in ferro teso tra due balconi o due finestre durante la triste magra di Quaresima, rappresentando così il periodo di digiuno e di astinenza. È un particolare carino che soltanto in queste zone si trova ancora tutt'oggi. Cosa vi dissi nei dintorni? Come accennato nel precedente podcast, Lucera è contata da circa 20 comuni del Subappennino Dauno, che distano a soli 20-30 km e sono tutti dei piccoli borghi bellissimi da visitare. Poi abbiamo la vicino Foggia, che dista soli 16 km, e a 30 km abbiamo anche altre città come Torremaggiore e San Severo. La particolarità di questi territori è comunque la sua estensione del Tavoliere delle Puglie, la bellezza dei boschi e la bellezza delle sue pianure. Con questo podcast ci fermiamo qui, il resto lo lascio scoprire a voi di persona. Grazie per avermi ascoltato.